Mai dire mai. Nulla è per sempre. Che originale. Quante volte hai sentito queste due banalità? Eppure ne parleremo in questo video. Forse rifletterai su alcuni aspetti che non avevi considerato. Sono Maddalena e tu sei su Adamas Carisma per Tutti, il canale giusto per imparare ad ottenere tutto ciò che vuoi. Iscriviti subito al mio canale e clicca sulla campanellina per non perdere video che pubblicherò ogni lunedì e venerdì alle 13. E ricordati di lasciarmi un like! Premetto che mai e sempre sono due parole che mi generano molta ansia e mi mettono a disagio, ma questo è un mio problema. Ti sarà però capitato abbastanza spesso di usarle senza dar loro molto peso, quando invece dovresti farlo perché condizionano in modo significativo la comunicazione con gli altri. Ti amerò per sempre. Un classico! Ma non voglio addentrarmi nello spiegare tutte le implicazioni di questa dichiarazione così definitiva. Potrebbe essere un video interessante, ma probabilmente servirebbe un'intera playlist. Quindi vediamo come si applica il significato in frasi meno impegnative. Senza pensare a tutto quello che annunci che non farai mai o che farai sempre, e che in genere sai bene che poi va a finire in modo diverso, mi interessa di più soffermarmi su quando appioppi queste due parole a qualcun altro. In particolare a qualche suo comportamento. Se riesci ad essere obiettivo, sai bene che nella vita è tutto un continuo fluire, mutare, evolvere ed involvere. Non esiste nulla che rimanga congelato nella fissità, e questo sia nel bene che nel male. Noi cambiamo di continuo e nel tempo ci allontaniamo in modo naturale e spontaneo da ciò che ci sembrava così essenziale in passato. E questo accade a tutti, non solo a noi. Vale per i nostri gusti, i nostri comportamenti, le nostre preferenze. Appunto, vale anche per i comportamenti ed estendendolo anche agli errori, nostri e degli altri. Quando in un modo di ira accusi qualcuno, in genere le persone emotivamente più vicine a te, di compiere sempre qualche errore specifico o di non avere mai qualche riguardo importante per te, stai usando due parole terribili. Sono parole che inchiodano, che identificano la persona con il suo errore, che tolgono speranza a chi le riceve, ma anche a chi le pronuncia. Perché sempre e mai sono una condanna senza appello. Quando diciamo mai e sempre, dimentichiamo che la vita è un processo in cui è possibile un cambiamento, ma graduale, in cui le cadute devono essere messe in conto. Sono parole che sgorgano in modo spontaneo soprattutto durante le liti, in particolare quelle di coppia. Quando qualcosa che irrita e che si è accumulato nel tempo fuoriesce in questa sintesi catastrofica di mai e sempre. Diventa un'etichetta che incolli all'altra persona e le parole hanno davvero un grande valore, più di quanto in genere ti soffermi a riflettere. Se incaselli una persona in una categoria, una qualsiasi categoria, di mai e sempre, la stai frenando nel suo percorso di cambiamento. Le stai fornendo un alibi per non cambiare, perché si convincerà di essere così e si sentirà giustificata. Il suo errore, la sua mancanza, diventerà la sua natura stessa. Invece si tratta solo di un comportamento che si può correggere, a volte anche molto facilmente. Più glielo rinfaccerai, più volte se lo sentirà ripetere, e più questa convinzione si radicherà, diventando poi nel tempo veramente ardua da sradicare. Dunque starai ottenendo un risultato totalmente opposto a quello sperato. A questo punto fai almeno un ragionamento egoistico, fallo per te. Se non vuoi che quel comportamento tanto fastidioso per te si incancrenisca, impara ad evitare di utilizzare queste due parole tanto dannose. Probabilmente è la coppia il luogo in cui queste due parole sono più usate e creano più tristezza, rabbia, incomprensioni, frustrazioni. Sempre e mai appartengono ad un modo violento di esprimere la realtà, perché non descrivono la realtà in modo esatto. Non è possibile che una persona sia sempre o mai in un determinato modo. Può essere che lo sia spesso, questo te lo concedo. Ma in ogni caso frasi come queste suonano come un'accusa. E quando una persona si sente attaccata o accusata, anziché andare incontro ai bisogni dell'altra persona, si difenderà oppure attaccherà a sua volta. E questo lo avrai sicuramente notato, perché accade anche a te. Dimmi la verità.
Si innesca un meccanismo veramente pericoloso nel quale nessuno esce bene. Quando ti accorgi che stai per pronunciare qualche frase così definitiva, perché di questo si tratta, cerca di trattenerti e di trasformare l'accusa in richiesta, perché questa lascerà aperta la porta al cambiamento. Molto banalmente, anziché dire "non mi aiuti mai", trasformalo in "potresti aiutarmi?". Può essere applicato molto facilmente a qualsiasi situazione, meglio ancora poi se riesci ad articolare e spiegare la tua richiesta, far comprendere motivi ed esporre cosa non ti piace dai comportamenti. Esponi con calma le tue ragioni ed abituati a chiedere in modo esplicito, perché spesso diamo per scontato che le altre persone intuiscano di che cosa abbiamo bisogno, ma quello che è evidente per noi sovente non lo è per gli altri. Quindi noi stessi dovremmo metterci in gioco, o quantomeno il nostro modo di comunicare, perché probabilmente non è efficace ed è troppo semplicistico scaricare sempre tutte le colpe sugli altri. La persona carismatica cerca di comunicare in modo chiaro e di migliorare se stessa mentre offre anche l'opportunità agli altri di migliorare. Impara a dare il giusto valore alle parole che pronunci, a soppesarle e ad immaginare l'effetto che potrebbero produrre. L'uso di mai e di sempre è particolarmente dannoso durante gli anni dell'infanzia e dell'adolescenza, quando il carattere e la consapevolezza di sé si stanno ancora formando e sono malleabili, e dunque facilmente influenzabili da interferenze esterne. Se hai dei figli in quella fascia d'età, ti consiglierei di evitare accuratamente queste due espressioni, perché potresti incidere in modo negativo senza neanche accorgerti, pensando anzi magari di farlo a fin di bene. Se imporrai etichette simili, renderai molto più ardua un'evoluzione positiva. Cerca sempre di separare le persone dai loro errori, non identificarle con essi. Ne gioveranno la tua comunicazione e i tuoi rapporti. Adamas diventa come un diamante, brillante, prezioso ed invincibile.